Colazione in ostello. Tè all'inglese col latte, perché non ho trovato il cacao solubile ed il caffè solubile dell'ostello non mi ispira moltissimo. Da brava paranoica lavo le stoviglie anche prima di usarle e non solo dopo, come vorrebbero le regole della casa. Altra regola è: quello che si mette in frigo va etichettato con nome del proprietario e data finale di soggiorno. Apro il frigo e trovo frutta e yogurt, un mondo di salute. Io ho i biscotti da 200 calorie l'uno, però camminerò tra i 20.000 e i 30.000 passi, me li posso permettere. E comunque che bella sta cucina, vorrei averla uguale a casa. È bel tempo, ci andiamo ad infilare nel caos cittadino? No, per prima cosa visitiamo un parco. Si chiama Calton Hill ed è un parco pubblico posto su di una collina all'estremità di Princess Street, la strada che divide la città vecchia da quella nuova. Questo è il National Monument, monumento che rende omaggio ai caduti delle guerre napoleoniche. Doveva essere una replica del Partenone greco, iniziata a costruire nel 1822 e interrotta nel 1830 perché i fondi sono finiti. La torre è un monumento a Nelson. Finita di costruire nel 1816, alta 32 metri, ci si può salire, ma a pagamento. Io mi accontento del panorama della collina. Fra l'altro, quando sono arrivata era vuota, ma dopo mezz'ora si è già riempita di turisti. Da questa ripresa si vede bene la Old Town, la città vecchia, ad impostazione medievale, con i palazzi storici che fiancheggiano la Royal Mile, lo stradone che porta in cima alla collina dove c'è il castello. Vedete queste due alte colline? Quella dietro è l'Arthur Seat. Guardatela bene ora perché ci torneremo nel prossimo video, ma non la vedrete. Parole sibilline? Lo scoprirete solo seguendomi. Anzi, mettete, già che ci siete, un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Scendo la collina e mi accingo ad attraversare il Royal Mile per le due attrazioni che mi interessano nella Old Town. Questa è la St. Giles Cathedral, cattedrale di Sant'Egidio, principale luogo di culto della Chiesa di Scozia ad Edimburgo. Ve la mostro in esterno ora e l'interno su un prossimo video, visto che ci tornerò. Questo è il Museo degli Scrittori. Scopro solo ora che faccio il video che l'ingresso è libero. Poco male, non conosco che di nome i 3 scrittori di cui il museo tratta e poi sono qui per questo edificio, il Gladstone Land. Appartenente al National Trust for Scotland, il museo è una casa a torre e ripercorre a ritroso la storia dell'edificio, mostrando per primo il terzo piano, arredato come nel 1911 quando era una pensione per operai. Poi si scende al secondo piano, al negozio di tessuti del 1766, per poi arrivare al primo piano dove c'è una casa medievale con camera e cucina. Nel seminterrato esisteva una locanda, che ora è una caffetteria, e dove io consumo il mio lauto pranzo, oltre ad usufruire della toilette. Curiosità, sopra il terzo piano non si può salire perché tutt'oggi le camere sono affittate.
Giro un po' per la città e mangio ancora qualcosa in attesa che arrivi il mio turno alle 15 per entrare a visitare il castello. Ho comprato il biglietto online, pur essendo già in zona, perché all'ingresso del castello c'è una coda lunghissima e mi ero accorta che anche sul sito i biglietti stavano finendo. Per prima cosa un saluto a William Wallace, conosciuto da tutti grazie a Braveheart di Mel Gibson. Compro per £3,50 l'audioguida e ascolto punto per punto minuziosamente. Totale visita 3 ore, perché il castello, che sorge in cima ad una collina di origine vulcanica, è pieno di cose interessanti, non solo architettonicamente. Ci sono varie mostre all'interno dei suoi edifici, storie di fughe rocambolesche, c'è il cimitero dei cani, e poi quel modo speciale di raccontare la storia che hanno i musei inglesi, con diorama giganti o tramite proiezioni sul muro. Che altro dire sul castello? Che ha tuttora funzioni militari perché è la sede del quartier generale dell'esercito britannico e uno degli edifici non visitabili è una caserma in uso. Ogni giorno, tranne la domenica, dal 1861, dal castello alle 13 sparano un colpo di cannone. Serviva per sincronizzare l'ora delle navi in mare. Io ovviamente non l'ho sentito, sarò stata distratta. Visto il castello, resta un'altra casa storica che voglio visitare, ma devo spostarmi alla New Town, la parte nuova della città costruita alla fine del 1700. Il quartiere è formato da palazzoni costruiti lungo una via principale, la George Street, in onore al re del tempo, Giorgio III. E nemmeno a dirlo, quella che voglio vedere è quindi un'autentica casa georgiana. La casa è affacciata di fronte a uno dei 2 parchi che delimitano la fine di George Street e della New Town. La porta è quella azzurra e benché sembri appartenere alle case più sobrie a sinistra, in realtà la pianta dei piani comprende le 3 finestre tra le 2 colonnine. Anche in questo caso la visita parte dall'ultimo piano e poi si scende fino al seminterrato. Qui però l'epoca dell'ambientazione è sempre la stessa. Ai piani alti troviamo le stanze da letto, al primo piano il soggiorno, al piano terra la stanza da pranzo e nell'interrato gli ambienti della servitù, cucina, cantina e dispense. Questo è un tavolo da tè, all'epoca una bevanda alla moda. Il cassetto ha la chiave per impedire ai servi di rubarlo. Ogni piano ha una guardia sala a cui si possono chiedere informazioni sulla funzione del piano in cui ci troviamo, oltre che sugli oggetti esposti. È così che scopro dell'esistenza del cane girarrosto, che stava su di una ruota sopra il camino. Wikipedia conferma. Finita la visita e quasi finisce il video. Ho giusto il tempo di una soupe con pane e burro salato al caffè mensa della chiesa vicino alla fermata dei mezzi e poi prendo il bus che mi porterà alla prossima avventura nonché al prossimo video. Ciao ciao! Guarda che belle queste casette, guarda che belle!
Vai Totoro. Tonarino Totoro. Totoro.